Ciao e benvenuti su Menti Taro. Oggi in questo video vi spiego come scoprire il vostro percorso di vita attraverso le carte dei tarocchi e in particolare gli arcani maggiori. In un video precedente ho parlato delle carte personali, ovvero quelle che rappresentano la nostra personalità e la nostra evoluzione come anima e come personalità e sono legate alla nostra data di nascita. Invece le carte che rappresentano il nostro percorso di vita sono legate ai vari anni in cui stiamo vivendo. Prendo spunto da Jamie Elford, che ha appunto parlato di questo argomento, delle appunto carte che rappresentano il nostro percorso di vita. Come funzionano? Bene, secondo quest'autore, le energie in cui ci muoviamo ovviamente ci influenzano e soprattutto queste vanno a cambiare secondo la numerologia, diciamo, esoterica, ogni anno, il giorno del compleanno, e quindi ci influenzano nel modo in cui interagiamo con il mondo che ci circonda. Per calcolarle è abbastanza semplici. Bisogna possedere la nostra data di nascita, ovviamente, e poi aggiungere l'anno corrente. Quindi si può scoprire la carta che rappresenta le influenze, le energie in ogni anno, e quindi il nostro percorso di vita nei vari anni, da questo a quelli successivi, ma anche calcolarle per gli anni passati, dal giorno della nostra nascita, attraverso un semplice calcolo. Dunque, io l'ho già fatto, ho fatto un esempio che potete vedere in questo foglietto. Dunque, praticamente se una persona, per esempio la signorina Flaminia, è nata il 3 dicembre, fa la somma del giorno della nascita, del mese, e si aggiunge l'anno corrente. In questo caso, per esempio, io ho messo il 2022. Facendo la somma si arriva a questo numero, che è 2037. Dopodiché bisogna sommare le cifre del numero finale 2037 fino a giungere a una cifra che va dal numero 1 al numero 22, che è il numero delle carte degli arcani maggiori. Lo 0 non conta, non si somma, e quindi si fa così: 2 più 3 più 7, la somma è 12 in questo caso. Se fosse stato un numero maggiore di 22, tipo 25, si sarebbe sommato ulteriormente, quindi 2 più 5 uguale 7. In questo caso invece abbiamo il numero 12, che corrisponde alla carta dell'appeso, e questa è appunto l'energia con cui dobbiamo interagire, cioè con cui la signorina Flaminia deve interagire nel 2022, che è la carta dell'appeso, appunto. Il matto non ha numero o ha il numero 0, però in questo calcolo lo consideriamo 22. Quindi se viene fuori il numero 22 vuol dire che la vostra energia dell'anno 2022, per esempio in questo caso, sarà quella del matto. Come interpretarle? Beh, conoscendo le carte dei tarocchi, gli arcani maggiori,
si fa un discorso, diciamo, evolutivo, per cui per esempio nel caso della signorina Flaminia ehm, avrà un, un blocco, comunque una pausa nel 2022 a partire dal suo giorno di compleanno, quindi siccome è nata il 3 dicembre, dal 3 dicembre 2022 fino al 3 dicembre 2023, e quindi sarà un blocco che può essere positivo o negativo. Sicuramente è importante per la sua evoluzione personale, perché le permetterà anche di riflettere, di vedere le cose da punti di vista diversi, le permetterà di approcciare la sua vita e le situazioni in cui si muove in una maniera più creativa o comunque più riflessiva, perché evidentemente magari ha questa esigenza dal punto di vista evolutivo, quindi non è necessariamente una carta negativa, anzi è una pausa di riflessione, di meditazione, nel caso della signorina Flaminia. Bene, spero che sia chiaro, quindi sono carte che, cioè le carte del percorso di vita, ribadisco, segnano le influenze dell'energia che ci circonda, dal momento del nostro compleanno fino a quello successivo e si utilizza l'anno del compleanno, quindi nel caso della signora Flaminia è nata il 3 dicembre 2022, quindi si utilizzerà il 3 dicembre 2022 e sarà un'energia con cui avrà a che fare per anche il 2023 in questo caso, perché lei è nata a dicembre, fino al 3 dicembre 2023, dopodiché potrà riniziare a fare il calcolo. Ovviamente potete fare il calcolo per tutti gli anni già a partire da adesso e vedere un attimo che tipo di percorso evolutivo state facendo e che tipo di energie, con che tipo di energie avrete a che fare nei prossimi anni con questo semplice calcolo, cambiando semplicemente l'anno. eh, ehm, il numero dell'anno, quindi potete farlo per il 2022, poi il 2023, 24, 25 e così via. Bene, fatemi sapere nei commenti che tipo di sequenza siete riusciti a calcolare e come la interpretate. Bene, se vi è piaciuto il video spero che vi sia stato anche utile. Vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao!